Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del nostro canale Handy Handmade. Oggi vi presentiamo la lavorazione di questo punto molto adatto sia ad una sciarpa o anche ad una stola. È un punto molto semplice che si sviluppa su 2 giri e quindi è anche molto facile da ricordare. Io ho utilizzato l'uncinetto numero 3,5 e un filato le cui indicazioni davano l'utilizzo o dell'uncinetto 3 o dell'uncinetto 4. Per ogni 100 grammi di filato avevamo 540 metri. Ho utilizzato un solo gomitolo, quindi solo 100 grammi, ottenendo una sciarpa larga 40 cm e lunga 120 cm. A questo punto possiamo iniziare subito la lavorazione del nostro tutorial. Per iniziare il nostro lavoro abbiamo bisogno di avviare una catenella che sia multiplo di 8 più 4 catenelle. Nel mio caso, per ottenere 40 cm con il filato che vi ho indicato, ho avviato 84 catenelle. A questo punto iniziamo il primo giro, quindi finita la catenella saltiamo l'ultima e andiamo nella penultima a fare un punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto e contiamo 1, 2, 3. Nella quarta catenella di base andiamo a sviluppare una maglia alta e nello stesso punto andiamo a fare altre 3 maglie alte. Quindi nel complesso in questo punto dobbiamo fare un totale di 4 maglie alte. In questo modo 4 maglie alte, poi contiamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, filo sull'uncinetto e sempre nello stesso punto di base andiamo a fare altre 4 maglie alte, quindi entriamo nello stesso punto e facciamo 4 maglie alte. Finite le 4 maglie alte contiamo 1, 2, 3 maglie che non lavoriamo e nella quarta andiamo a fare un punto basso. Abbiamo pertanto creato questo gruppetto che sarà ripetuto lungo tutta la lavorazione, che è dato da 4 maglie alte, 5 catenelle e 4 maglie alte tutte nello stesso punto. Proseguiamo, filo sull'uncinetto e contiamo 1, 2, 3 catenelle di base. Nella quarta andiamo a fare la nostra maglia alta e di seguito le altre 3, quindi un totale di 4. 5 catenelle e ancora nello stesso punto altre 4 maglie alte. Contiamo ora 1, 2, 3 catenelle di base che non lavoriamo. Nella quarta andiamo a fare un punto basso e abbiamo fatto un altro gruppetto. Non vi preoccupate se i punti vengono un po' larghi, ma io sto utilizzando un filato più doppio per farvi vedere meglio il punto. Ancora filo sull'uncinetto, 1, 2, 3. Nella quarta catenella andiamo a sviluppare il nostro gruppetto fatto da 4 maglie alte, 5 catenelle e 4 maglie alte tutte nello stesso punto. Finiamo questo gruppetto sempre contando 1, 2, 3. Nella quarta maglia, che deve essere anche l'ultima, abbiamo il nostro ultimo punto. Se vi dovesse anche avanzare o venire una maglia in meno, non vi preoccupate, perché poi questa differenza poi verrà inglobata nella lavorazione e quindi non sfilate tutto il giro soltanto perché avete magari una maglia di differenza. Detto questo, abbiamo finito il nostro primo giro creando questi gruppetti di 4 maglie alte, 5 catenelle e 4 maglie alte. Proseguiamo ora facendo 4 catenelle per alzare il lavoro. Giriamo e andiamo sopra la quarta maglia alta, quindi 1, 2, 3. Sopra la quarta maglia alta andiamo a fare un'altra maglia alta, poi 3 catenelle e all'interno dell'archetto che si è creato nel giro precedente andiamo a fare al centro, così nel buchino, una maglia bassa, poi ancora 3 catenelle
filo sull'uncinetto e quindi sopra la prima maglia alta, dopo il buchino, andiamo a fare un'altra maglia alta. Stiamo costruendo una serie di V sopra gli archetti del giro precedente. Ora direttamente col filo sull'uncinetto, senza fare catenelle nulla, andiamo sulla quarta maglia alta del prossimo gruppetto e facciamo una maglia alta in questo modo. 3 catenelle all'interno del buchino dell'arco, creiamo una maglia bassa e ancora filo sull'uncinetto, anzi 3 catenelle, scusatemi, subito dopo il punto basso, e poi filo sull'uncinetto ci andiamo a mettere sopra la prima maglia alta delle 4 successive e andiamo a creare un'altra V. Ancora passiamo al prossimo arco, filo sull'uncinetto, andiamo sulla quarta maglia alta a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, entriamo nel buchino, facciamo una maglia bassa più 3 catenelle. Ancora filo sull'uncinetto, sulla prima maglia alta facciamo un'altra maglia alta e abbiamo creato tante V. Ora dobbiamo chiudere il giro facendo una doppia maglia alta, quindi 2 punti sull'uncinetto, andiamo sulla maglia bassa con cui abbiamo iniziato il giro precedente e andiamo a chiudere facendo a 2, chiudendo a 2 questa maglia altissima o doppia maglia alta. Questi sono di fatto i 2 giri che dobbiamo ripetere sempre per tutta la lunghezza che desideriamo dare alla nostra sciarpa o alla nostra stola. Vi faccio vedere ora di nuovo il giro numero 1 perché il primo era stato costruito sulle catenelle, invece ora dobbiamo procedere senza catenelle, quindi facciamo chiusa la doppia maglia alta, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e siamo pronti ad iniziare il terzo giro. Il filo sull'uncinetto e andiamo sulla maglia bassa che abbiamo creato sopra l'archetto. Guardate, quindi con la maglia, facendo una maglia alta, andiamo nel punto basso, nella maglia bassa e facciamo le nostre 4 maglie alte. Proseguiamo facendo 5 catenelle, filo sull'uncinetto sempre nel punto basso del giro precedente, facciamo le altre 4 maglie alte e poi andiamo a chiudere questo gruppetto entrando praticamente nel buco successivo, guardate, in questo buco, e facendo una maglia bassa. In questo modo abbiamo agganciato il gruppetto al giro precedente. Ancora, guardate, filo sull'uncinetto, andiamo dove sta il punto basso a fare un altro gruppetto fatto da 4 maglie alte, 5 catenelle e 4 maglie alte, sempre nel punto basso. Vedete, continuiamo con le maglie alte, sempre 4, e andiamo ad agganciare questo nuovo gruppetto che abbiamo creato andando nel buco successivo, quindi entrando, agganciamo il filo e facciamo un punto basso. Proseguiamo così fino alla fine, creando il nostro gruppetto nel punto basso, quindi utilizzando il punto basso come fulcro per il gruppetto lavorato, e invece agganciamo la lavorazione del gruppetto stesso nel punto successivo con una maglia bassa. Abbiamo finito anche questo gruppetto, abbiamo, vedete, la maglia alta e poi la maglia altissima che avevamo creato nel giro precedente, la andiamo a agganciare sull'ultimo punto, quello sopra la maglia altissima, con una maglia bassa, e abbiamo terminato anche quest'altro giro. Il nostro lavoro sta iniziando a definirsi, così com'è, con il filato più sottile per la nostra stola.
Questo è l'effetto con il filato sottile e questo anche molto bello è l'effetto che abbiamo con un filato un po' più doppio. Si prosegue naturalmente facendo ancora 4 catenelle, girando il lavoro, filo sull'uncinetto e iniziamo nuovamente come il giro numero 2 agganciandoci con la maglia alta sulla quarta maglia alta, 3 catenelle, maglia bassa all'interno dell'archetto, 3 catenelle, maglia alta sulla prima maglia alta dopo l'archetto e poi passiamo direttamente al gruppetto successivo andandoci ad agganciare con una maglia alta sulla quarta maglia alta del giro precedente e così via. Vedete, creiamo ora il giro numero 4, quindi i giri pari sono tutti uguali al giro numero 2. Detto questo, abbiamo finito la spiegazione di questi 2 giri semplici per la costruzione del nostro tutorial. Una volta terminata la sciarpa, la stola, ma anche un vestito, una maglia, perché no, questo punto è molto versatile, avremo finito anche il nostro lavoro. Quindi con questo finisce il nostro breve ma intenso tutorial. Spero che vi sia piaciuto e sia un'utile fonte di ispirazione per i vostri futuri lavori. Se così è, non dimenticate di sostenerci con un mi piace e di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella. Buon divertimento!